Sapete cosa state vedendo? Braccialetto pelosetto e vermetto pelosetto. E sapete come si fanno? Facilmente, riciclando che cosa? Rullo di tamburi, rullo di tamburi. Sì, dei guanti usati. Adesso è finito l'inverno, li dovete buttare via. Alzate il risvolto con il pelo, sotto ci sarà una cucitura che lo unisce al guanto, semplicemente tagliando la cucitura, piano piano, trac, si separano il pelo la striscia del pelo dal guanto e ta-da! Il braccialetto è già fatto, è finito così. Si mette, si indossa e via di fashion. Ragazzi, altro che. Adesso facciamo però il vermetto. Il vermetto andiamo a scucire la parte che da striscia ha fatto diventare cerchio, il pelo attaccato al guanto. Bene, staccato abbiamo ottenuto una striscia che andremo poi a cucire, ma prima di cucire il tutto inseriamo all'interno un filo di ferro. Questo filo di ferro sono quelli che vengono utilizzati per il giardinaggio, che sono ricoperti, che non fanno difficilmente la ruggine perché sono coperti. Vabbè, quello che avete. Poi ago e filo lo andate a fare leggermente più corto della lunghezza della striscia. Ho fatto una specie di amo all'inizio e alla fine, ho ricurvato questo pezzettino di ferro che cerco in qualche maniera un pochino di fissare all'inizio, qualche centimetro dopo l'inizio della striscia di pelo, ovviamente all'interno, nella parte dove non c'è il pelo, perché questo servirà per dare movimento al nostro vermetto. Dopo che ho fatto 2 o 3 cuciture lì, tanto per fissare, andiamo a chiudere il vermetto, quindi da un bordo andiamo all'altro lato. Abbiamo la fortuna che se anche non siamo capaci a cucire come me, io non sono tanto capace a cucire, però con tutti questi peli qua si nasconde se non è stato cucito bene, chi se ne frega. L'importante è chiudere la parte con il ferro all'interno, quindi poi ci sono tutti i vari peli da levare mentre si tira. Comunque da una parte trick, all'altra track, poi si torna da una parte e poi dall'altra e si tira un attimo il filo, si chiude da solo, poi si ritorna da una parte, cuci, vedete, più tiro e più si chiude e si va avanti così. Ecco, una cosa importantissima che devo assolutamente ribadire, può sembrare scontato, ma dovere di cronaca, non è un giocattolo. Cioè è una cosina così per gli adulti, non per i bambini. Non è un giocattolo, ha dentro delle parti in ferro, le parti si possono staccare, il pelo non va messo in bocca, è una cosa per adulti, tenere lontano dai bambini. Poi dopo metteremo anche gli occhietti al vermicello, quindi tutte parti che si possono staccare, col quale possiamo farci male. Quindi non è neanche adatto agli animali.
Sembra una cosa scontata, ma per dovere di cronaca io devo sottolinearlo. Non è un giocattolo, non passa gli standard della CE, eccetera, eccetera. Quindi, arrivati alla fine, cerco di bloccare un attimo, anche in questo caso, la punta dall'altra parte, dove c'è il ferro. Non è necessario più di tanto, perché comunque è chiuso in un bussolotto, non potrebbe scappare più di tanto, però vabbè, l'ho fatto. E chiudiamo la testa del nostro vermicello. Ripeto, la cosa bella è che con tutto questo pelo non si vede se non è cucito poi un granché bene. Ecco qua, non vi dico cosa sembra, è una via di mezzo tra la processionaria e un cetriolo di mare, che ne dite? Vabbè, un processo cetri, un cetri processo, non lo so, chiamatelo un po' come volete voi. Allora, trovati poi gli occhietti che preferite. Io, se ce l'avessi avuti anche un po' più grandi, glieli avrei messi, ma non ce li avevo. Fate lo spazio e con colla a caldo. Potrebbero star su anche con colla vinilica, penso di sì. Comunque avevo la colla a caldo, li posizioniamo sopra il pelo, rimangono incollati al pelo, quindi fatto un po' di spazio, un po' a destra, un po' a sinistra, poi mettiamo i peletti un po' come vogliamo. Qui ho voluto aprire, potevamo lasciarli anche un po' in mezzo tra gli occhi, potete, se avete altre cose, metterli come bocca, naso, e vabbè. Allora, quindi il nostro braccialetto, guardate che fashion che è il nostro vermetto. E ovviamente il vermetto, avendo il filo di ferro, può essere attaccato anche a un palo, un palettino o qualcosa del genere. Guardate che carini tutti e due, mi sono piaciuti molto. Cioè, li fate in 2 secondi. Se avete un pezzettino di ferro e 2 occhietti e basta, non è che ci sia bisogno di un granché. E sono molto carini. Io l'ho trovata un'idea simpatica per riciclare almeno un pezzo di guanti vecchi. Poi vedrò se mi viene in mente qualche cos'altro per il rimanente, ma per ora cominciamo così. È già tanta roba così. Buon divertimento e alla prossima. Grazie per la visione, per essere arrivati fino a qua.